Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo nel mio ufficio, è arrivato questo pacchettino ragazzuoli. Per chi già conosce i droni sa che la Over ha fatto dei nuovi droni. Recentemente aveva fatto un crowdfunding su Indiegogo, se si pronuncia così, per appunto arrivare a una somma per poter iniziare a realizzare questi nuovi due droni, ovvero l'Overair X1 Pro e l'Overair X1 Pro Max. In questa scatola si trova l'Overair X1 Pro. Non ho preso il Pro Max perché per quello che andrò ad utilizzarlo per i miei vlog non ne valeva forse la pena, quindi ho voluto prendere semplicemente, per così dire, il Pro, che ha comunque delle specifiche tecniche allucinanti. Per chi non sa di cosa parlo, sono dei droni che non hanno bisogno di radiocomando. Impostandoli prima direttamente dal corpo del drone, partiranno dal palmo della tua mano e faranno le varie riprese appunto che avete impostato. Sono dei selfie drone, non hanno appunto bisogno di radiocomando. Sono veramente emozionato. Tutto il giorno che mi è arrivato il pacco non avevo ancora avuto tempo di aprirlo, soprattutto perché appunto volevo farci l'unboxing. Poi se riesco domani o dopodomani andrò a fare qualche ripresa. Io non so se riuscirò appunto perché nei prossimi giorni mi hanno dato pioggia e io poi nel fine settimana sono via, quindi nel caso rimanderò alla settimana nuova. Recentemente anche la DJI, dopo aver saputo del rilascio di questi droni, ha creato e rilasciato un drone, il DJI Neo, ad un prezzo veramente concorrenziale, ovvero di 199 euro, solo il corpo, il drone, senza radiocomando. Ha specifiche totalmente diverse, può essere anche radiocomandato appunto con il suo radiocomando o anche con i Googles appunto del DJI Avatar, ma ragazzi, qui ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente diverso. Non posso più attendere, andiamo subito ad aprire il pacchettino e vediamo il suo contenuto. Ora poi vi andrò a dare qualche specifica in più. Oddio ragazzi, guardate che figata la confezione, bellissimo. Intanto è nero, totalmente nero. Tac, spostiamo la scatola. Allora, qui c'è un cartoncino, ok, qui ti fa vedere appunto in base a quello che uno è andato ad acquistare. Tanto vediamolo qua, madonna mia raga, è fantastico. Qua te lo fa vedere aperto e di qua te lo fa vedere chiuso, cosa fighissima e appunto diversa dal DJI Neo che invece rimane sempre aperto. Questo dà possibilità appunto di essere ancora più compatto. Adesso poi andiamo a vedere comunque appunto cos'altro si sarebbe potuto acquistare. Io ho preso semplicemente l'Overair X1 Pro con drone, la carry bag, c'è il cavo di ricarica e ovviamente vabbè la batteria. C'era anche l'X1 Pro e Pro Max in combo, quindi oltre il drone, il carry bag e il cavo c'era anche il combo case, il charging hub, quindi per poter caricare più batterie alla volta, una smart battery e anche il caricatore da 65 watt con l'adattatore, così via. Ogni volta si potevano aggiungere appunto altri oggetti. Una delle cose che non ho acquistato al momento ma che vorrei andare ad acquistare più avanti è il beacon, questo aggeggino che praticamente ha la funzione sia di GPS per far capire anche al drone dove ti trovi, anche se comunque il drone con l'intelligenza artificiale ti andrà a seguire nel momento in cui uno andrà in bicicletta, nel momento in cui uno correrà, nel momento in cui uno scenderà dalla montagna con gli sci o con lo snowboard, e in più il microfono. Quindi in automatico tu andando magari a parlare, se stai sciando, potrai parlare e oltre le riprese si sentirà direttamente la voce. Poi ci sono altre soluzioni, quindi c'era anche il beacon con il joystick, con una piccola levetta per poterlo comandare, per poter fare qualcosa in più. Ma alla fine la bellezza di questo drone appunto è un selfie drone, quindi non serve andarlo a radiocomandare, ma farà tutto da solo una volta impostato e lanciato. Andiamo subito ad aprire questa scatola ragazzi, perché voglio vedere assolutamente il suo contenuto. Scatola veramente bella, un plauso anche per questo. Poi tutta nera, già il drone è tutto nero e a me fa impazzire, il contrario di quelli che di DJI normalmente, anche l'ultimo che è stato rilasciato, a parte i DJI Avatar, gli altri comunque hanno il solito colorino grigio dei vari droni. Scatola, andiamo a vedere. Allora qua è tutto in rilievo, la parte qui puntinata, anche la scritta over, e di qua il drone è anche lui
in rilievo, un po' come la scatola dell'iPhone nuovo che ha appunto il disegno dell'iPhone in rilievo. Allora, la scatola si va a spingere, credo, ma spingiamo da un lato, spingiamo dall'altro, da qualche parte dovrà pure uscire. Ok, sì, è sottovuoto, ce l'hanno attaccato, anche perché non voglio andare a romper la scatola, non vorrei aprirla. Ok, questa cosa già è un peccato perché esperienza unboxing così è un po' rovinata. Okay, ce l'abbiam fatta. Minchia raga, era, boh, Leica Gloves, no, era aderente come un guanto. Vediamo anche qua sotto l'altra scatola, sempre tutto in rilievo, anche i disegni, non so se qua si vede nero su nero una parte del drone. Qua c'è la 00 Robotics, qua over, qua vediamo che c'è una linguettina no raga, cioè c'hanno messo la calamita. Esperienza unboxing 10 su 10, a parte il fatto che non riusciamo a tirar via il primo pezzo, andiamo ad aprire e a vedere il drone. Madonna raga, è stupendo. Intanto qui c'è anche tutta la spugnetta e allora andiamo a tirare via questa parte e andiamo a vedere quello che nasconde sotto. Qui vediamo, please read before flight, connettere il caricatore prima di attivare la batteria. Qua c'è da scaricare appunto l'applicazione, c'è scritto di premere e tenere premuto il bottone per 3 secondi, ci sarà un LED di stato che si illuminerà quando è stato appunto acceso e poi bisogna connettere appunto l'applicazione. Qua ti fa vedere altre cose, qui ti dice che il primo volo di scegliere un'area aperta con ovviamente una visibilità chiara. Comunque adesso andiamo a vedere questo, mettiamolo da parte, qua vediamo altre scatoline. Allora, qui le info. Porca troia, raga, da quant'è che non vedevo delle istruzioni così giganti? Adesso magari poi gli do un'occhiata, ma spero semplicemente perché sono in tutte queste lingue, c'è anche italiano, come possiamo vedere. Qui c'è un'altra scatolina, semplicemente un sacchettino, guardate che figo, raga, bellissimo. Veramente bello con la scritta over. La cura nei dettagli fa veramente capire che non sono stati soldi buttati. E qui invece troviamo, penso, il cavettino di ricarica semplice semplice, Type-C e Type sì, poi come detto con le altre versioni c'era possibilità di avere anche caricatore portatile o è vero una sorta di cassetta. Avete presente le cassette per ascoltare la musica, no, le audiocassette di una volta al Walkman? Ecco, ha più o meno quella forma da Walkman, si apre in quella maniera e il drone lo si conficca dentro, quindi se siete in giro nel mentre vi può fare da power bank e ricaricare direttamente il drone. Io alla fine quello non ho pensato che non fosse essenziale, mi porto sempre dietro il power bank, basta collegarlo, quindi potete caricarlo anche in quel modo. Madonna raga, che figata. La scatolina che si calamita e ora andiamo a vedere il pezzo forte. Tiriamolo fuori. Raga, è leggerissimo, quasi paura di romperlo, talmente leggero. È stupendo. Proviamo un attimo a chiuderlo. Madonna, si chiude con una facilità allucinante. Cioè, guardate quanto è piccolo. Anche qua si calamita. Ci sono delle piccole calamitine qua e una qua, quindi si va a calamitare e ragazzi, lo si infila dentro quella sacchetta, lo si può mettere in tasca, è veramente leggero, pesa meno dell'iPhone 16 Pro, ha una dimensione aperto di 173 per 149 per 39 millimetri e un peso di soli 192 grammi. Ragazzi, è ultra ultra leggero. La cosa figa è che comunque ha le eliche totalmente preparate, quindi anche in caso di caduta non si rischiano di rompere o comunque di far male a qualcuno. Qui vediamo che c'è anche la batteria. Ora voglio andare a vedere come si va a rimuovere. Ok, basta tirare in su. Questa è la piccola batteria. Per infilarla basta rimetterla così. Qui vedo che c'è il cavettino Type-C per andarla a ricaricare e qui sotto c'è lo spazietto invece per l'SD card, appunto per la memoria. Qui vediamo che appunto c'è la camera che è in 4K, qui vediamo che ci sono le camere e i vari sensori per non andare a sbattere contro gli oggetti o comunque per vedere la mano nel momento in cui la mettete sotto per andare a riappoggiarsi. Le differenze sostanziali tra l'X1 Pro e l'X1 Pro Max sono nella videocamera. L'X1 Pro arriva a un massimo di 4K 60 frame e 1080x120 frame. Invece l'X1 Pro Max è una bestia, ragazzi,
il primo drone con una camera da 8K fino a 30 frame e il 4K invece arriva fino a 120 frame e ha un 4K HDR a 60 frame. Entrambi i modelli hanno lo stesso peso e le stesse dimensioni e nel modello Pro Max si può trovare anche un sensore CMOS da 1,3 pollici, accoppiato a una grandangolare da 16 mm. Promette appunto una qualità di immagine professionale in un form factor appunto ultra compatto. Hanno anche integrato l'Omni-Terrain, quindi permette di far volare il drone sopra ambienti come acqua, neve e anche scogliere, quindi di norma sono quei tipi di terreni che possono dare più problemi appunto ai droni, come sull'acqua non fa più capire a che distanza si trova e rischia appunto di magari finirci dentro. Poi è proprio ideale anche per riprese sportive perché arriva a una velocità di inseguimento di 42 km/h. Quindi ragazzi, se andate in bici, se andate anche in moto, se scendete giù con gli sci o con lo snowboard, vi starà dietro, vi farà delle riprese eccezionali. Ovviamente se correte in moto a 150 all'ora, allora lì direi che serve qualcos'altro. È notevole anche la resistenza al vento, anche se ha delle dimensioni veramente compatte. Hanno detto che arriva a poter sostenere un vento appunto di livello 5, quindi fino a 10,7 metri al secondo. E arriva a un'altitudine operativa massima di 5.500 metri, quindi questo vuol dire che non se lo fate partire da livello 0 potete salire così tanto, ma se siete a 5.500 metri, quello è l'altitudine massimo da cui potete appunto lanciarlo in volo per poter fare delle riprese. Entrambi i modelli hanno una connettività Wi-Fi 6 per trasferimento dati ultraveloci fino a 1,2 GB. Il modello Pro Max, a differenza di questo, ha anche delle videocamere posteriori per il rilevamento appunto degli ostacoli basati sul processamento appunto di queste videocamere e dalle immagini provenienti appunto dalla telecamera posteriore, quindi può vedere se ci sono ostacoli anche posteriormente. Questo modello invece ha solo la videocamera sotto. Poi ragazzi, per altre cose più tecniche ci saranno sicuramente altri video. Adesso non so se il mio è il primo video che esce qui in Italia, so che anche altri canali che normalmente portano video sui droni ne parleranno, hanno acquistati, probabilmente hanno preso anche il modello Pro Max, il modello Pro che è quello che costicchiava un po' meno. Costicchiare per modo di dire, ora vado a vedere quanto l'ho pagato io nel giorno del rilascio. Per adesso da quello che ho visto ne hanno spediti circa 1.400 esemplari e io sono stato uno tra i primi appunto nel mondo a riceverlo. Allora, nel momento del rilascio il prezzo era di $428, in euro l'ho pagato 385,12 centesimi, senza contare i 47 spicci che ho dovuto pagare oggi per la dogana. Ahimè, quello non lo sapevo. Ho visto nell'ultima email che c'era scritto che c'erano anche dei dazi appunto doganali. Non so se l'avessero detto anche prima, era plausibile, è arrivato dalla Cina, quindi 385 più gli altri 50 euro circa, abbiamo pagato sui 430 euro. 430 euro sono sicuro ben spesi, adesso poi andrò ad utilizzarlo, andrò a testarlo, eccetera, eccetera, ma già solo la bellezza, il peso e la qualità veramente dei materiali e anche dell'unboxing, ragazzi, cioè fa veramente capire che si sono davvero, davvero impegnati e che ci siano veramente ottime possibilità delle descrizioni che hanno fatto finora con i vari video che ora stanno girando in rete, di presentazioni, eccetera, eccetera. Ragazzi, non vedo l'ora di testarlo. Adesso sono le 1:13 di notte. Domani spero che ci sia un tempo decente per poterlo testare. Volevo farlo volare qua sul mio terrazzo, sono un po' "preoccupato" tra virgolette perché sotto il fiume, intorno ho la montagna con gli alberi, quindi l'altra opzione era andare giù direttamente al porto, però anche lì è un po' un rischio perché c'è l'acqua e come primo volo sarebbe meglio buttarmi in mezzo a un prato, comunque un posto dove poter testarlo meglio senza ostacoli o con il rischio che se cade posso recuperarlo senza problemi. Voglio intanto ricordare a tutti che comunque anche questo drone, anche se è veramente sottopeso, non ha bisogno di un patentino, ma ha bisogno comunque di un'assicurazione del costo circa di 20 euro
all'anno, perché tutti i droni devono essere assicurati e bisogna iscriversi al portale D-Flight. Una volta iscritti al portale D-Flight ci verrà rilasciato appunto un QR code che dovremo andare a applicare direttamente sul drone. Io ce l'ho già sul mio Mini 2, io lo uso di solito per fare qualche video appunto quando sono in vacanza o in viaggio e sono in zone nella quali posso farlo volare. Come avete visto a Formentera, ho fatto un sacco di dronate con il Mini 2 e sì, sicuramente con un drone di quel tipo o con un drone più nuovo si possono fare dei video diversi, ma è anche vero che per portarmi quello là col radiocomando e il drone, eccetera, eccetera, occupa molto più spazio. Questo posso tenermelo sempre in tasca e se so che vado in zone nella quale posso farlo volare, schiacci un secondo, ti fai un video da aggiungere al vlog, viene fuori una figata veramente con poco peso e con poco sbattimento. Con il Mini 2 devo star lì a collegare lo smartphone al radiocomando, accendere uno, accendere l'altro, devono essere carichi entrambi e diventa una cosa macchinosa. Con questo modello sicuramente tutto quello sbattimento, tutto quel perdere tempo si azzerano. Diciamo che ho già tirato fin troppo lungo questa parte di video, sicuramente ne farò uscire un altro con i primi voli. Questo era un unboxing prime impressioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link e seguitemi perché su questo canale trovate tantissimi vlog, tantissimi video riguardanti i tatuaggi, un sacco di unboxing e recensioni prodotti e a volte vedete anche questo tipo di prodotti o comunque di video fatti con questi prodotti. Seguitemi qui perché una grande percentuale delle persone guardano i miei video ma ancora non mi seguono. Chi invece mi sta già supportando continuate a farlo. Date un'occhiata anche a Instagram perché lì ci sono un sacco di anteprime dei video anche che poi vedrete qui sul canale. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro. Bella!